Artisti e creatori, benvenuti! In questo video mostro come realizzo l'armatura dei personaggi per lo stop motion. Innanzitutto parto da un modello come questo, che nel mio caso rappresenta le proporzioni ideali del corpo umano. Non per forza bisogna utilizzare un modello come questo, perché ad esempio ci sono vari film di animazione che utilizzano personaggi con proporzioni completamente diverse, perché si è voluto evidenziare degli aspetti fisici o particolari aspetti caratteriali. Nel mio caso devo realizzare un personaggio che è alto 1,75 m, quindi in scala 1:9, che è la scala che sto utilizzando io, risulta essere alto 19,5 cm. Ho diviso quindi questa lunghezza in 8 parti, andando a trovare 8 settori uguali. Quindi partendo dal primo settore ho realizzato la testa, ho poi disegnato il collo e a metà del secondo settore c'è la linea delle spalle. Da qui poi ho il braccio e l'avambraccio. L'articolazione del gomito si trova lungo la linea del terzo settore, mentre l'articolazione del polso lungo la linea del quarto. Scendendo giù per il tronco, a metà, quindi lungo la linea del quarto settore, abbiamo la linea del bacino, che infatti divide in due parti uguali il personaggio. Da qui poi ho la coscia e la gamba. L'articolazione del ginocchio si trova lungo la linea del sesto settore. Con questi tratti lineari blu ho rappresentato l'armatura che andrò a realizzare con del fil di ferro zincato. Questi invece elementi campiti con un tratto obliquo sono elementi che vado a realizzare successivamente con il DAS, perché una volta indurito andranno a irrobustire e irrigidire l'armatura. In questo modo, quando dovrò muovere ad esempio un braccio, si piegherà soltanto lungo l'articolazione. Adesso andiamo a vedere come realizzo l'armatura. Inizio prendendo il fil di ferro zincato della sezione di 1 mm, ne srotolo una buona parte e inizio a posizionarlo lungo l'armatura. Faccio delle pieghe a 90 gradi e cerco di essere il più preciso possibile. Arrivato adesso all'altezza del bacino, invece di proseguire lungo la gamba destra, proseguo lungo il tronco e poi lungo il braccio sinistro. Questo serve ad evitare che le due gambe siano collegate da uno stesso filo. Se facessi questo errore, quando ne muovo una, si muoverebbe anche l'altra. Invece, rendendole indipendenti, posso muoverle separatamente. Arrivato quindi al petto, faccio una piega, eseguendo quindi quella della spalla e infine il braccio. Per realizzare il polso, piego ad anello il fil di ferro, taglio poi la parte in eccesso e qui successivamente andrò ad attaccare le dita. Controllo che l'armatura che ho realizzato combaci col profilo che ho disegnato e questo tipo di lavoro adesso devo farlo con la parte destra. Quindi prendo un secondo filo, faccio le pieghe e arrivato al bacino devo unire le due metà. Per farlo mi aiuto con delle pinze ed eseguo delle rotazioni in modo da attorcigliare le due parti rendendole rigide fra di loro. Una volta che ho terminato, riposiziono l'armatura nella sua posizione corretta. Il fil di ferro che arriva lungo la testa lo piego al contrario, facendolo arrivare all'altezza del collo e successivamente faccio dei giri lungo il petto in modo tale che questa parte sia più rigida. Proseguo poi realizzando la spalla e piegando il fil di ferro faccio il braccio e il polso. Sistemo meglio alcune parti, ridefinisco gli angoli e questo è il risultato. Per rendere più rigida questa parte aggiungo qualche goccio di colla. E questo è il risultato che ho ottenuto. Adesso prendo i laccetti per chiudere i sacchetti del freezer, tolgo i rivestimenti in plastica e libero l'anima in metallo. Questa la devo avvolgere formando una spirale sull'armatura. Mi servirà per far aderire perfettamente il DAS senza che questo si muova. Faccio vari giri, controllo che la dimensione sia quella corretta e quindi eseguo questa operazione su tutto il resto dell'armatura. Quindi faccio le braccia e anche le gambe. Questo è il risultato che ho ottenuto. Quindi prendo il DAS, faccio un salsicciotto e avvolgo la spirale di fil di ferro che ho messo poco fa. Cerco di farla aderire bene e modello la forma in modo che sia più regolare possibile. Controllo di averla fatta della dimensione adeguata
quindi faccio questa operazione anche per l'altra gamba e poi per tutto il resto dell'armatura. Questo è il risultato che ho ottenuto. Quindi ora devo andare a mettere il DAS nel petto e nel bacino. Quindi faccio una pallina e la metto nella parte superiore. Anche se può sembrare un po' strano, metto la pallina nel bacino, la modello e faccio attenzione a non ricoprire l'angolo dell'armatura con il DAS. Questo deve restare libero perché così gli arti possono muoversi senza impedimenti. Una volta che il DAS si è asciugato, ottengo questo risultato. Realizzo 2 quadratini di legno, questi saranno i piedi del mio personaggio. Devo fare 2 buchi paralleli che passano da parte a parte. Uno qui e l'altro qui. Mi aiuto con un punteruolo ad avviare il foro e poi lo termino con un avvetatore. Questo è il risultato che ho ottenuto. Adesso devo far passare il filo dell'armatura all'interno di un foro, lo piego al contrario e lo faccio passare nell'altro foro. Mi aiuto con delle pinze, accorcio la lunghezza in modo da farla della dimensione del piede, in questo modo qui. Il filo in eccesso lo piego all'indietro. Aggiungo una pallina di DAS dietro in modo da formare il tallone del piede. Devo fare attenzione a lasciare uno spazio libero tra la pallina di DAS e il quadratino di legno. Questo spazio qui mi servirà per far piegare il piede durante la camminata. Una volta che il DAS si è asciugato, il risultato è questo. Ora che la struttura è pronta, devo dare forma al mio personaggio, quindi prendo della gomma a piuma e ritaglio un rettangolino partendo dalla spalla fino al polso. Poi lo taglio a metà formando 2 lembi. Un lembo andrà sotto il braccio e l'altro lembo andrà sopra il braccio, posizionando in questo modo. Quindi metto della colla a caldo, incollando il braccio sul lembo che sta sotto. Metto dell'altra colla, unendo così le 2 parti. Faccio aderire bene i 2 lembi ed eventuali spazi che sono rimasti aperti li incollo. Questa operazione la devo fare su tutto il resto dell'armatura, quindi tagliando 2 lembi e incollandoli fra di loro. Anche per il busto ritaglio un rettangolo e poi incollerò il lembo inferiore con il lembo superiore. Infine termino con le gambe. Adesso il personaggio sembra uscito dal mondo di Minecraft, è troppo squadrato, quindi con delle forbici smusso gli angoli e definisco meglio le forme del corpo umano, fino ad ottenere questo risultato. Per realizzare le dita, infilo in questo modo il fil di ferro all'interno dell'anello che avevo realizzato prima. Faccio fare al filo vari avvolgimenti in modo tale da assicurarmi che rimanga fermo nella posizione. Taglio la parte in eccesso e vado così a realizzare le dita. Io ho realizzato mani con 4 dita per una maggiore praticità. E questa è come si presenta l'armatura. Questo è il personaggio ultimato. Si muove abbastanza bene, mantiene le posizioni, quindi posso reputarmi soddisfatto del risultato ottenuto. Come vedete, gambe e braccia si muovono con una certa facilità e mantiene la rigidità necessaria. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, fa sempre piacere riceverlo, iscrivetevi al canale e ci vediamo a un prossimo video.